Ciao, vediamo insieme come creare un effetto fluidifica con Photoshop. Immaginiamo di voler mascherare un effetto su un'immagine e mostrarne soltanto una parte, come se il livello soprastante venisse via, come se trascinato da qualcosa. È un effetto che può essere molto utile se vogliamo creare delle presentazioni efficaci e accattivanti, oppure se dobbiamo manipolare un'immagine, magari per presentare l'efficacia di un prodotto o per una campagna marketing. Insomma, gli utilizzi sono molteplici. Il limite è solo la nostra creatività. Una volta caricata la nostra immagine, possibilmente con uno sfondo abbastanza neutro, andiamo a duplicare il livello dello sfondo in modo da lavorare sul livello copia. Dopodiché andiamo a selezionare il soggetto principale. In questo caso possiamo tranquillamente selezionare lo sfondo copia, poi andare sul menu selezione e cliccare su soggetto. In automatico Photoshop genererà la selezione accurata del soggetto. Possiamo perfezionare i tratti di questa selezione andando a selezionare lo strumento selezione rapida, modalità sottrazione, quindi dobbiamo andare a togliere delle aree da questa selezione, in particolare quelle da cui si vede lo sfondo dietro. Quindi selezioniamo la modalità meno qui dal pannellino dinamico relativamente allo strumento selezione rapida, poi facciamo uno zoom in avanti, alt più scroll del mouse e andiamo a selezionare l'area che dobbiamo togliere dalla selezione. In questo modo poi in automatico Photoshop ricaverà l'area, anche qui uguale. Possiamo lasciare tranquillamente anche una punta di 5 punti per il pennello. Ecco qua la nostra selezione. A questo punto dobbiamo isolare questa selezione con una maschera. Quindi con la selezione attiva e il livello sfondo copia selezionato ci spostiamo in basso dove c'è l'iconcina crea maschera nuovo livello e aggiungiamo una maschera. Ed ecco qua, la selezione è stata memorizzata nella maschera in modo da poterla proteggere da tutti i nostri interventi che faremo da questo momento in avanti. Ora convertiamo questo livello con la maschera memorizzata in un oggetto avanzato. Quindi col tasto destro andiamo a cliccare su converti in oggetto avanzato. A questo punto vediamo subito che la selezione viene memorizzata nel livello. Ora dobbiamo rasterizzare il livello in modo da poterlo trattare in modo più flessibile, quindi di nuovo tasto destro e rasterizza il livello. Ora facciamo una copia del livello, possiamo trascinare il livello sfondo copia sull'iconcina crea un nuovo livello oppure con la combinazione di tasti CTRL Command J. Ora facciamo una selezione sul livello di mezzo, quindi selezioniamo il livello sfondo copia e andiamo ad aggiungere un livello di regolazione tonalità saturazione in modo da togliere completamente la saturazione a questo livello. Quindi lo spostiamo, lo azzeriamo a meno 100 e facciamo in modo che questo filtro di regolazione si attivi solo sul livello sottostante cliccando su quest'iconcina. Torniamo sul pannello livelli. Se andiamo a deselezionare i due livelli, primo sfondo bloccato e il livello copiato, ecco qua che vediamo come abbiamo applicato, quindi eliminato il colore dal livello sfondo copia. Quindi con lo sfondo copia 2 selezionato ci spostiamo sul menu filtro, fluidifica, si apre il pannello fluidifica dove agiamo direttamente sulla selezione e come possiamo vedere sulla parte sinistra ci sono una serie di strumenti. La maggior parte di questi strumenti riguardano la manipolazione di un'immagine, quindi il vero e proprio fotomontaggio. In questo video però ci concentreremo soltanto sull'aspetto fluidifica, cioè appunto sulla distorsione di un'immagine in relazione a un livello sottostante. Ed eccolo qua, lo strumento Altera Avanti, che è lo strumento che ci permette di alterare in avanti o comunque in una direzione ben determinata i pixel di un'immagine. Poi abbiamo lo strumento Ricostruisci appena sotto, che ci permette di tornare indietro come una sorta di annullazione precedente, semplicemente selezionandolo e andando poi ad agire col click del mouse sulla parte da voler ricostruire, oppure lo strumento Arrotonda che ci permette di andare ad arrotondare quelle parti più spigolose di un'immagine. Abbiamo poi la possibilità di realizzare un effetto spirale sull'incarnato per esempio con lo strumento spirale, oppure abbiamo la possibilità di piegare i bordi di un'immagine con lo strumento piega, comprimendola verso l'interno, oppure di piegarle comprimendole verso l'esterno attraverso lo strumento gonfiamento. Abbiamo poi lo strumento spinge a sinistra se vogliamo spingere una parte dell'immagine verso sinistra, sempre in modalità di fotomontaggio, di manipolazione dell'immagine. In questo caso ci concentreremo soltanto sullo strumento Altera Avanti, ma in un video successivo vedremo esattamente come manipolare un'immagine cambiandone i connotati attraverso il ridimensionamento e l'alterazione degli occhi, di tutti gli elementi che caratterizzano il volto, occhi, naso, bocca, attraverso tutti questi strumenti che troviamo qui nella parte bassa. Per ora ci concentreremo sulle dimensioni dello strumento fluidifica che ci permettono di andare a modificare le dimensioni del pennello, come vediamo dal cerchio di anteprima, e la densità che possiamo lasciare in questo momento anche a 50. Lasciamo la pressione 100 per un risultato efficace e così ci spostiamo dalla parte esterna di sinistra e facciamo un clic con il mouse verso destra ed ecco qua.
poi possiamo andare anche a perfezionare, magari aumentando l'apertura in questo modo. Così facendo vedremo la parte in bianco e nero dell'immagine, quindi il livello copia in bianco e nero al di sotto di questo, come se appunto avessimo strappato o distorto la pelle in modo da vedere cosa c'è sotto. Se clicchiamo su ok, ecco il risultato finale. Chiaramente questo è un effetto che ci permette di rivelare un effetto sorpresa e può funzionare in tanti modi. In questo caso abbiamo adottato l'escamotage del bianco e nero della foto desaturata, che sarebbe questo livello qui, ma possiamo tranquillamente applicare un effetto colore a livello sottostante e un effetto bianco e nero invece alla foto da fluidificare, quindi da manipolare con lo strumento fluidifica. È esattamente la stessa cosa. Ricordiamoci comunque di applicare qualsiasi effetto sempre a livello sfondo copia e di applicare invece l'effetto fluidifica all'ultima copia effettuata. A questo punto non ci resta che esportare la nostra immagine, magari per il web, andando sul menu File, esporta, salva per web, magari in JPEG 100% di qualità o PNG 24. Se ti è piaciuto questo video non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!